Quante cose possiamo fare con le mani? Sapete ad esempio che la mano è stata usata per insegnare la musica a persone con disabilità sensoriali? O per scoprire i segreti più intimi di alcuni compositori? Se siete curiosi, restate qui ad ascoltarmi. Ciao, sono Maria Argentiero e insegno pianoforte in un liceo musicale. Su questo canale pubblico video in cui parlo di musica e in cui eseguo brani più o meno noti del repertorio pianistico. Oggi vi racconterò la storia musicale della mano. Il musicista francese Willem nell'Ottocento riprese i procedimenti pedagogici di un suo connazionale, Jean-Philippe Rameau, e mise a punto un metodo di insegnamento del canto assai popolare all'epoca. In pratica le 5 linee del rigo musicale erano rappresentate dalle 5 dita della mano e di conseguenza gli spazi del rigo musicale corrispondevano agli spazi che separano le dita. Aiutandosi con l'indice, Willem indicava le dita dell'altra mano e solfeggiava alla classe il nome delle note corrispondenti. Nella mano sinistra c'erano le note del rigo della chiave di basso e sulla destra quelle del rigo della chiave di violino. Oltre ai suoni naturali, Willem posizionò sulle falangi delle dita anche diesis e bemolli. In particolare, sulla falange prossimale c'era il diesis, sulla falange intermedia il suono naturale e sulla falange distale il bemolle. Ad esempio, sol diesis, sol naturale, sol bemolle. Nel 1823 Jean-François Sultre inventò una lingua musicale universale, per mezzo della quale tutti i popoli della terra, compresi ciechi, sordi e muti, potevano comprendersi reciprocamente. Sultre si avvalse proprio della mano musicale di Willem. Un sordomuto poteva farsi comprendere da un cieco grazie ad una leggera pressione delle dita sulla mano. Questa immagine rappresenta un concerto di non vedenti alla fiera di Saint-Ovid, organizzato da un impresario senza scrupoli, che sottolinea l'infermità dei musicisti con i numerosi occhi presenti su una coda di pavone aperta. Cosa manca ai non vedenti per godere pienamente dell'arte musicale? Una notazione musicale letta attraverso il tatto. Nel tempo sono state trovate diverse soluzioni, alcune anche piuttosto fantasiose. Alcuni musicisti nati non vedenti annotavano la musica servendosi di spilli con teste di diversa grandezza inseriti in cilindri, oppure annotavano note e pause con pezzi di sughero o lacci di cuoio. Jean-Philippe Rameau si occupò anche di notazione tattile nel suo Code de musique pratique del 1760. Rameau racconta di aver insegnato a suonare ad un non vedente utilizzando un pentagramma costruito con linee fatte di metallo o di legno e con dei ganci su cui appendere le note e i vari simboli musicali. Oggi, se pensiamo ad un sistema di scrittura progettato per i non vedenti, ci viene subito in mente il sistema Braille. Costanzo Capirci ha adattato questo sistema di scrittura alla complessità della scrittura musicale e ne ha ricavato un sussidio didattico pubblicato nel 1997 che supporta i ragazzi e anche gli insegnanti di sostegno dal terzo anno della scuola primaria fino al terzo anno della scuola secondaria di primo grado. Le dita della nostra mano sono diverse sia per lunghezza che per forza e in passato molti si sono ingegnati a costruire dei tutori meccanici per allenare le dita e per correggere la postura degli allievi. Ad esempio questo è il chirogymnaste, inventato nel 1842 da Casimir Martin, un costruttore di pianoforti. Con questo attrezzo si potevano fare 9 esercizi di ginnastica. Ad esempio, per distanziare le dita si usava lo strumento indicato dalla freccia. Inquietante, vero? Questi strumenti, più che aiutare le dita, erano dei veri e propri strumenti di tortura che spesso compromettevano le funzionalità della mano, come accadde al povero Robert Schumann, che dovette rinunciare alla sua carriera di pianista per dedicarsi esclusivamente alla composizione. Qualche anno dopo, Marie Jael, un'allieva di Franz Liszt,
sostenne che fosse più utile allenare la sensibilità dei polpastrelli, perché sono questi ad essere immediatamente a contatto con la tastiera. Analizzò con metodo scientifico le tracce lasciate dai polpastrelli anneriti di inchiostro sulla tastiera e concluse che gli errori di posizione e la non corretta distribuzione della pressione indeboliscono il valore musicale dell'esecuzione. L'armonia dei suoni deve derivare da un'armonizzazione tra tocco e movimento. Vi siete mai chiesti quanto lavora la mano di un musicista durante un'esecuzione? Émile Gouget ha fatto qualche calcolo in merito. Nell'allegro del concerto per pianoforte numero 5 di Beethoven, il pianista esegue con la mano sinistra 4.476 note e 5.450 con la mano destra. Con un totale di 9.926, moltiplicato per la pressione minima di 75 grammi per nota, si arriva alla rispettabile cifra di 744,45 kg, cioè l'equivalente del peso di una borsa contenente 7.444 franchi e 50 centesimi. Abbiamo visto come i musicisti e compositori si siano occupati delle mani e delle loro funzioni. Possono le mani aiutarci ad indagare l'animo dei musicisti? Secondo alcune scienze occulte, sì. Il chironomista d'Arpentigny nel 1857 individuò 7 tipi di mano, a seconda della forma del palmo, la forma delle dita e il loro grado di rigidità o flessibilità. Secondo d'Arpentigny, i musicisti con le dita quadrate sono più precisi ritmicamente, quelli con le dita spatolate sono più abili tecnicamente e quelli con le dita appuntite invece eccellono nel canto. Chi ha un pollice piccolo è governato dal cuore, chi ce l'ha più grande è governato invece dalla testa. Chi ha una mano solida tende alla sostanza, alle idee profonde, chi ha una mano flaccida cura di più le sfumature. Potete trovare le analisi meticolose di d'Arpentigny nel suo saggio La scienza della mano. Vediamo ora la chiromanzia, secondo la quale la mano è la sintesi dell'uomo e subisce l'influenza dei pianeti. Questa influenza è localizzata in 7 sporgenze carnose della mano chiamate monti. Quelli che ci interessano sono i monti artistici. Il monte di Apollo dà il gusto per le arti, il monte della Luna dà l'immaginazione e l'armonia in musica, il monte di Venere dà la bellezza e la melodia in musica. Nel suo saggio, Desbarol traccia il profilo chiromantico anche di alcuni musicisti, e ad esempio, riferendosi ai musicisti nati sotto l'influenza di Saturno, scrive: «Tra i saturniani troviamo quegli strumentisti che, armati di pazienza, hanno superato le più grandi difficoltà e in generale gli strumentisti più abili. Anche Paganini, avaro, triste, pallido, scuro di pelle, magro, era un autentico modello ispirato da Saturno». Concludiamo con la grafologia, i cui principi furono formulati da Jean-Hippolyte Michon. Émile Gouget, nella sua storia musicale della mano, si diverte a tracciare il profilo di alcuni compositori analizzandone le firme. Vorrei leggervi ciò che ha scritto sulla firma di uno dei miei compositori preferiti, Johann Sebastian Bach. Le aste delle lettere si ergono come le canne di un organo, mostrando idealismo e misticismo. La disposizione simmetrica di questa triade di nomi rivela uno spirito di una notevole regolarità. La scarsa inclinazione della scrittura indica una mente fredda e sempre padrona di se stessa. Il punto che chiude la firma è segno di diffidenza, sentimento del resto non biasimabile, essendo stato il maestro molte volte derubato dai suoi confratelli. È tutto. Se volete approfondire l'argomento, nella descrizione del video trovate i link di alcuni libri davvero interessanti. Se il video vi è piaciuto, condividetelo. E se vi va, iscrivetevi al canale. Grazie e a presto!